Mastica l'italiano. Sono nel traghetto che mi porterà da Messina in Calabria per poi arrivare alla meta di oggi, che sarà Napoli. Sono partito alle 20:50 di sera da Catania, mi aspettano un bel po' di ore, arriverò a Napoli alle 6 del mattino. Seguitemi per questo nuovo video di viaggio. Bene, dopo essere partito alle 20:50 sono arrivato finalmente alle 5:10 del mattino, adesso sono quasi le 6, sto aspettando l'apertura della metro che mi porterà a Toledo, una delle fermate della metro più belle al mondo e la più bella a Napoli. Da lì andrò a lungomare perché, dato che ancora è molto presto, vorrei vedere se riesco a fare delle belle foto all'alba e fare anche delle belle riprese. Stavo provando ad andare verso il mare, ma qui non si capisce molto bene com'è la situazione perché c'è il parco giochi e quindi forse devo salire da qua. Sì, forse sì. Non so se ce la faccio a farvi vedere bene l'alba, ma ho fatto una piccola ripresa da lontano, vedremo. Dai, alla fine ce l'ho fatta più o meno. Andando al Castello dell'Ovo per vedere se posso fare qualche altra ripresa dell'alba. Guardate che bello. Ok ragazzi, sfruttiamo questa bella location per spiegarvi oggi cosa farò. Allora, come dicevo, ho preso un autobus da Catania alle 20:50, sono arrivato alle 5:10 del mattino, ho sfruttato come prima cosa subito il tempo per arrivare qui all'alba. Oggi starò una giornata intera, solamente una notte a Napoli, quindi cercherò di visitare il più possibile della città, poi starò una notte qui e mi dirigerò a Caserta, perché a Caserta ci sarà anche mia sorella. Se non conoscete mia sorella potrete conoscerla in questo video qua sopra, nel video di Roma. Adesso continuiamo e godetevi il paesaggio. Dopo avervi fatto vedere questa bellissima vista,
mi è venuta un po' di fame e quindi, come si dice a Napoli, mo mi vado a mangiare una bella sfogliatella, ovvero adesso vado a mangiare una bella sfogliatella. Spero ci sia quella frolla, perché la preferisco a quella riccia. Non sapete di cosa stia parlando? Continuate a seguirmi. Dopo questo giro ho fatto una bella camminata, ho preso un autobus per 2 fermate. Scusate, oggi ho l'allergia, non so perché, non è primavera. Sono contento però perché nonostante sia febbraio c'è una bellissima giornata, come potete vedere. Adesso mi trovo a Piazza Plebiscito, che vi farò vedere, e sono diretto alla galleria. Vi faccio vedere Piazza Plebiscito. Bene, sono in Piazza Plebiscito e mi sembra quasi strano perché non c'è nessuno. Bellissimo così posso fare tutte le riprese che voglio senza avere rotture. Faccio vedere bene. Giro a 360 gradi. Ragazzi, sono ai quartieri spagnoli. Prima di arrivare qui mi hanno fermato
per donare il sangue. Mi hanno detto: hai mai donato il sangue? Sì, in passato. Lo vuoi fare? Va bene. Quindi ho donato una sacca di sangue, 450 grammi di sangue, poi ci sono le carte e niente, una nuova esperienza sbloccata in viaggio. Purtroppo volevo vedere Napoli sotterranea, ma non è possibile a quest'ora. Se vedete le mie occhiaie, non vi spaventate, ma semplicemente sono stanco, ho dormito 3 ore e in più ho donato pure il sangue, quindi non vi spaventate. Adesso penso che andrò da Alexandra, che è una mia studentessa che mi ha, diciamo, invitato a Napoli perché veniva qui. Lei è americana e rumena, mi aveva chiesto di venire. Io le ho detto: se trovo un autobus economico, perché no? L'ho trovato e infatti sono qua, quindi probabilmente andremo a mangiare qualcosa. Oggi già abbiamo mangiato a pranzo insieme. Sicuramente stasera voglio mangiare una bella pizza napoletana. Poi ci sono i bambini che giocano a calcio. Purtroppo non vi ho fatto vedere cosa ho mangiato oggi a pranzo, però ho mangiato la pasta alla genovese, che è una specialità non genovese ma napoletana. Praticamente è una pasta con una salsa, la carne di manzo e qualche altra cosa, ma non mi ricordo cosa. Pranzo gentilmente offerto da Alexandra, che spero di potervela fare vedere nel video, ma non lo so, non è molto propensa secondo me. Tra l'altro non parla italiano perché ha fatto lezioni con me, ma diciamo che ne ha fatte poche, però è, diciamo, appassionata dell'Italia. Diciamo che poi, essendo stato anche in compagnia, non ho avuto la possibilità di poter visitare tutto. Volevo visitare Castel Sant'Elena, però mi sentivo un po' stanco e niente, non ce l'ho fatta. Non so quando sarà il prossimo viaggio a Napoli, però intanto sono curioso, molto curioso per quanto riguarda Caserta, che visiterò domani. Little kids. You're filming me, aren't you? I will not respond to this provocation. Buona questa pizza? Oh, please. Alla fine sono arrivato a Caserta, infatti non so se la vedete dietro di me, ma sono proprio alla reggia di Caserta. Oggi c'è un cielo un po' strano, sembra che sia leggermente soleggiato, ma le previsioni dicono che sarà nuvoloso. Ma oggi meglio, ovviamente. Ieri era una schifezza il tempo, infatti non vi farò vedere il video di Caserta, lo farò in futuro. Ieri sono stato dentro alla reggia di Caserta perché fuori non ne valeva assolutamente la pena, non c'era nessuno, non c'era sole, pioveva, quindi ho fatto delle riprese all'interno perché ho visitato le sale reali e le terrò per un prossimo video. Ma cambiamo argomento, parliamo di ieri. Allora, ieri dopo una giornata intera con la mia studentessa e un amico suo, un altro ragazzo italiano, ci siamo avviati verso la stazione di Napoli, stazione centrale, per andare appunto a Caserta. È successo che dovevamo prendere il treno, ma a un certo punto, dopo 15 minuti di ritardo, ci hanno detto che era stato cancellato. Allora Trenitalia ci ha detto che ci avrebbero fornito un autobus che è arrivato tardissimo, ma questo non è tutto. Praticamente è successo che questa specie di autista, era una donna, non sapeva neanche la strada per andare nei paesi appunto in cui tutta la gente voleva andare, con il treno che però è stato, diciamo, cancellato. Sono successe cose da commedia. A un certo punto c'erano ragazzi del nord Italia che si erano messi con il navigatore, con Google Maps, per consigliare la strada a questa specie di autista. Quest'autista ha, penso, fatto tutto quello che è vietato fare. Quest'autista non so onestamente come ha preso questa patente per guidare gli autobus, ma nel giro di 2 ore, perché in teoria il tragitto che va da Napoli a Caserta dovrebbe essere intorno ai 45 minuti, noi ci abbiamo messo una cosa come 2 ore, 2 ore e mezza,
Sta persona prendeva strade che non poteva prendere, dicevamo vai a destra invece andava a sinistra. A un certo punto stava distruggendo non so quante macchine e in più si arrabbiava pure con noi perché noi stavamo diventando nervosi. Io onestamente mi stavo veramente incavolando, mi stavo veramente arrabbiando. Infatti credo che ho fatto delle riprese perché credo che riporterò a qualcuno questo fatto, perché è assurdo, perché ha messo in pericolo tante persone dentro l'autobus e in strada, e poi alla fine siamo arrivati. Il problema qual è? Che ieri ovviamente avevo fatto venire mia sorella perché era un regalo di compleanno anticipato per lei, passare una bella giornata qui a Caserta. La giornata bella non c'era perché si è messo a piovere, io ho ritardato per tipo 2 ore, per fortuna io ho cugini qui e quindi lei è stata per un po' con mio cugino e niente, alla fine abbiamo deciso con la studentessa, mia sorella e quest'altro amico di visitare gli interni della reggia. Ieri io e Alexandra, la mia studentessa, ci siamo salutati, è stato bello vedere di presenza un altro dei miei studenti. Parlando di Napoli, allora prendete queste parole con le pinze, nel senso non voglio parlare male di un posto, però è stata la seconda volta che sono stato a Napoli. La prima volta non ho avuto una bellissima impressione, però sapete ero con un altro mio studente più anziano che ovviamente non aveva voglia di girare troppo e quindi questa volta l'ho girata meglio. La scorsa volta siamo stati più nella zona stazione, che ovviamente come quasi tutte le città le stazioni centrali non sono mai dei posti così belli. Però cosa dire di Napoli? Napoli è una città che ha un potenziale, soprattutto a livello artistico e culturale, gigante. Il problema è, e mi dispiace dirlo perché spesso difendo i nostri fratelli, cugini napoletani, il problema è che non c'è un minimo di rispetto verso la propria città. I napoletani se ne stanno altamente fregando della città in cui vivono. Quello che io vedo, mi dispiace, di solito non sono così critico, è solamente adorazione verso la squadra di calcio, verso Maradona stampato da tutte le parti, e poi vedo solamente scritte, insulti in ogni monumento storico. Parliamo di monumenti dell'800, del 700, così come se tutto fosse normale, però tutti vanno il sabato sera a bersi una cosa. L'università, siamo stati noi di fronte all'università, è una zona dove è una bolgia ovviamente, perché quando vai di fronte all'università i ragazzi vanno a bere lì, normalissimo, chi è che non va a bere qualcosa il sabato sera? Ma quello che mi ha fatto veramente schifo è il fatto che questi ragazzi che scrivono cose politiche con la vernice sui muri dell'università non si degnano minimamente di prendere i loro bicchieri, le loro bottiglie e buttarli in qualche cassonetto della spazzatura. Ci siamo svegliati con praticamente la piazza dell'università, il cortile di fronte all'università piena di carte per terra, bottiglie eccetera. Ma questo non è solo lì, è in tutta Napoli. Quindi quando io parlo bene di Napoli posso parlare bene del lungomare. Il lungomare è una cosa stupenda, un posto quasi direi poetico, con il castello, una vista panoramica stupenda. Se avete la fortuna di andare lì all'alba fatelo, stupendo, vale assolutamente la pena. Però ragazzi, il centro storico di Napoli è buio, è sporco, onestamente la gente sì è amichevole, ma ci sono anche tante persone che spesso non sanno trattare quei turisti. Parlo da italiano e vedo che a volte sì, Napoli è bella, però purtroppo deve migliorare, perché così io non sono contro Napoli, però parlo da siciliano e quindi so quali sono i disagi in Sicilia eccetera. Però ragazzi, Napoli ha un'immagine proprio negativa perché sono i napoletani che non danno un'immagine positiva alla città, e purtroppo la pulizia, l'ordine è una cosa principale per fare cambiare l'idea ai turisti. Poi è vero che c'è chi ama Napoli e c'è chi la odia, io non odio niente, non odio nessuno, però ragazzi, io non posso veramente stare con gli occhi aperti per terra, non posso non guardare avanti perché a ogni centimetro c'è una cacca di cane, c'è una schifezza per terra, quindi cioè, è veramente assurdo. Adesso io sono a Caserta
E tutti mi dicono, vabbè, ma a Caserta c'è solo la Reggia o il centro storico, ma non c'è niente. Ragazzi, io ho notato una differenza abissale, cioè, guardate qua. Sì, ok, qualcosa per terra c'è sempre. Quello purtroppo anche in tutte le città, anche Roma, ragazzi, non è che è pulita Roma, anche Catania ha i suoi problemi. Anche la gente, la cosa che mi ha colpito della gente di Caserta, tutti, sono stato in un giorno almeno in 3-4 locali, tutti gentilissimi, tutti. Io sono dispiaciuto di questo, però se devo parlare delle cose positive, ovviamente, quindi il cibo, il lungomare, e a me personalmente la lingua napoletana piace da morire. Forse perché sono appassionato di lingue e molti dicono che sia volgare, ma non è vero, non esistono lingue volgari, esistono lingue parlate in modo educato e lingue parlate in modo volgare. Anche il catanese, il siciliano è una lingua, se parlata senza dire parolacce è una bellissima lingua, anche interessante culturalmente e storicamente. Il napoletano è la stessa identica cosa. Quindi se devo dire 3 cose belle, lingua napoletana, cibo e la parte del lungomare. Se devo dire cose brutte, ahimè, porcizia, strafottenza del cittadino, nessuna cura dei reperti storici e culturali che offre la città. E niente, finisco qui con le campane, finisco qui perché sono stato abbastanza logorroico, vi dico semplicemente ci vediamo al prossimo video. Ovviamente se non l'avete fatto iscrivetevi per seguirmi, ragazzi, non ve la prendete se ho parlato in modo un po' critico, ma onestamente lo dico anche per il bene dei napoletani, perché conosco anche brava gente a Napoli e mi fa molto arrabbiare però che si parli solo delle cose belle, perché sì, ok, c'è la pizza e bla bla bla, però è anche vero che, cioè, ragazzi, non è tutto. Basta viaggiare un pochettino per capire che poi alla fine le cose sono come sono. Adesso mi aspettano solamente un po' di ore per aspettare le 10:30 di sera e alle 10:30 avrò un altro autobus che mi porterà fino a Milano, perché sarò 2 giorni a Milano. Scrivete nei commenti cosa pensate di questo video e non vi arrabbiate, dai. Ciao.